Bentornati sul canale. In questa terza parte del video dedicato alle lampade Hilight Xiaomi RGB possiamo fare un ulteriore step di configurazione per quanto riguarda le lampadine Hilight, andando a configurare i canali nascosti che ci sono sul binding per recuperare le informazioni del Wi-Fi, un po' come abbiamo fatto per i vari son-off con Tasmota. Quindi torniamo sul nostro Open Hub, andiamo sulle Think e prendiamo ad esempio l'RGB01. Se vado su Channel e clicco Show Advanced, scopro dei canali nuovi che sono appunto normalmente nascosti, che sono relativi alle informazioni di rete. Quindi io andrei a prendere l'SSID e l'RSSI, così come facevo con Tasmota, per ottenere un piccolo monitoraggio anche di queste lampadine. Quindi andiamo a configurare i point per questi due canali, vado a prendere l'equipment che ho già creato, vado a prendermi il network e vado a settarmi l'SSID e l'RSSI. Ok, creati due point. Perfetto, il dato si è aggiornato, quindi funziona. Andiamo a gestire i metadata soliti e i gruppi di appartenenza. Quindi iniziamo ad aggiungere il metadata solito di InfluxDB e lo scriviamo nella tabella Wi-Fi SID. A questo punto andiamo ad aggiungere i gruppi padri, che sono persistence, per renderlo persistente su InfluxDB, e poi l'info SID, così finisce insieme a tutti gli altri. Fatto questo, possiamo andare anche sul segnale. Dal valore che vedo viene espresso in decibel e non in percentuale come Tasmota, quindi dobbiamo convertire o uno o l'altro in modo tale da avere un confronto quando eventualmente facciamo dei grafici. Visto che ho meno Hilight, preferisco convertire questo valore qui in percentuale, tanto la formula è abbastanza semplice. Per far questo dobbiamo creare un altro item virtuale che lo agganciamo allo stesso equipment, ma lo aggiorniamo con una regola. Quindi tutte le volte che arriva un nuovo valore sull'item legato al canale dell'RSSI, applichiamo la regola e aggiorniamo l'item virtuale, che poi sarà quello che andremo effettivamente a visualizzare sui grafici. Quindi per fare questo andiamo ad aggiungere un nuovo item che chiamiamo come l'altro, ma gli aggiungiamo perch per far capire che è un valore percentuale. La label gliela mettiamo uguale, il tipo è sempre un number, il parent group gli mettiamo un equipment e creiamo il nostro item. A questo punto andiamo a cambiare un attimo la label dell'item legato al canale per distinguerli. Questa qui la chiamiamo real, quindi andiamo sulla rule e la creiamo nuova.
il trigger è quando arriva un valore sull'item real, quindi quando cambia. La action è uno script. Salviamo, eseguiamo forzato, quindi il meno 45 di RSSI si è trasformato in 100 percentuale. Quindi se torno sul mio OpenHub vado a vedere il modello semantico, il mio equipment, ho il Wi-Fi signal real che è meno 45 e il Wi-Fi signal che è 100. A questo punto posso su questo item andare a dirgli che è una percentuale, quindi cambiamo lo state description e gli mettiamo il simbolo di percentuale. Salviamo e siamo a posto. Quindi quello che noi adesso dobbiamo rendere persistente su InfluxDB è questo particolare item e salviamo, mentre l'altro item ha solo questo gruppo. Perfetto, così siamo a posto. Adesso possiamo andare ad aggiungere a questo anche il gruppo del Wi-Fi signal. Il SID invece siamo già a posto, questo non abbiamo bisogno di fare nessun tipo di conversione perché è a posto così. Bene, a questo punto questa stessa modifica la faccio anche per le altre due lampade e poi posso considerare conclusa la migrazione delle lampade He Light.